l'intervento iniziale lo abbiamo fatto. Ok, ecco che arriva qualche serie più un attimo, ancora molto con calma, non esci. Un momento ancora. Un'ora. Pronti? Partiamo. Via. Tutti pronti? Tutti pronti? In quel senso lì dicevo. Via, cominciamo. Andiamo via. Noi allora facciamo un altro applauso. Solo due parole all'inizio di saluto a tutti e di saluto al maestro Ito, che è veramente un grandissimo nome averlo qui. Immagino che tutti abbiate già visto la mostra su al Palazzo Ducale, cioè qui sopra, il piano di sopra. Ecco, lo showcase poi funzionerà però così: io do la palla a Cristian Posocco di Star Comics, e si merita un applauso anche lui, se non altro perché ha guidato la mostra particolarmente paura.そう、怖いものがいっぱいありすぎて、 Beh, ci sono anche troppe cose che mi fanno paura. 幽霊も怖いですし、 Beh, per esempio gli spettri. 信じてはいないんですけど、 Ma non ci credo ovviamente. あとは、奥さんが怖いとか。 Però anche mia moglie mi fa paura, per esempio. そんな感じ。 Più o meno questo. Lasciamo cominciare a disegnare. Il maestro non riuscirà a parlare per tutto il tempo perché comunque ha bisogno di concentrarsi un po' per disegnare, quindi perdonatemi se magari parlerò un po' troppo io o un po' meno lui. Comunque intanto, visto che ha iniziato, vorrei fare una domanda anche al suo amico signor Cato. Un applauso per il signor Cato. Io vorrei sapere se è più spaventoso per il signor Cato lavorare con Zunzito o per il maestro Zunzito dover lavorare con il signor Cato. Ito 先生は皆さんご存知のように素晴らしい、絵を描かれる方なんですけども、やはり僕の方からリクエストするのは雑誌に掲載するときに割とギリギリの表現というかかなり、衝撃的な、例えば一番最近お世話になった人間失格でいうと、
洋蔵という主人公が精神科病院で、麻薬中毒からなんとか抜け出すっていうような描写を依頼した時に、想像をはるかに超える、ビジュアルをいつも出してくださる。やはりその能力が一番恐ろしいです。Allora, come penso tutti voi sappiate bene, il maestro Ito è una persona che riesce a fare dei disegni veramente fantastici e ogni volta che pubblico le sue storie sulle mie riviste ricevo sempre uno shock dalla bellezza e anche dalla bravura dei suoi disegni. Ultimamente sto pubblicando sulle mie riviste i disegni dello Squalificato e in particolare una cosa che mi è rimasta ancora vividamente in memoria sono le tavole che riguardano il protagonista, Obayozo, quando viene praticamente ricoverato in un ospedale psichiatrico a causa della sua dipendenza dalla marijuana. In particolare quando lui cerca praticamente di fuggire dall'ospedale psichiatrico. E oltre a questo in generale potrei dire che lui riesce sempre a disegnare qualcosa che va sempre oltre l'immaginazione, qualsiasi cosa che si possa concepire con la creatività, e credo che sia questa la cosa che mi spaventa più del maestro. Invece il maestro da cosa è spaventato del signor Kato? はい。そうですね。Allora, 単純にいでたちが怖いですよね。こう佇んでる感じがma è un po' la sua atmosfera da persona molto molto pura all'apparenza. でも話をし始めるととっても優しい人で全然怖くないです。Però una volta che iniziate a parlarci vi rendete conto che è veramente una persona squisita e che non c'è niente da temere. いつも助けられてます。 È una persona che mi aiuta veramente tanto nel mio lavoro, sempre. Riguardo al lavoro abbiamo visto che lui ha portato già del materiale da casa, quindi vorrei chiedere cosa sta disegnando, che tecniche sta usando per cortesia. Ah, 今は日本のですね、これこれですか。これは渦巻きという漫画ですね。Beh, il soggetto è Uzumaki. 結構好評を博した絵をちょっと再現また描いてるような感じで。Allora, lo sto ancora, come vedete, finendo di disegnare, non siamo ancora arrivati alla fine. こういう顔が渦巻きの穴が開いてしまう女の子の。È una ragazza in cui praticamente la fronte, come vedete, si sta incavando verso l'interno. これだんだん穴が大きくなって。La spirale che sta consumando il viso della ragazza si farà sempre più grande via via. 最後に体が消えてしまうという。Fino a consumarne completamente il corpo. そんな感じの絵を描いてます。 Sto disegnando un disegno di questo tipo. Si può dire qualcosa anche della tecnica che sta usando in questo momento?画法。画法。ペン画ですね。Beh, sto usando una penna. Un applauso.
最近はもう本当にデジタルで書いているんですけど、 Allora, ultimamente sto utilizzando molto la tavoletta elettronica 久しぶりに紙でですね、e era da un po' di tempo che non toccavo più carta. 紙とペンですね、つけペンというんですけど、ペン軸にペン先を差し込んでインクをつけて書くっていうペンがちょっと私今 G ペンっていう日本アルファベットの G って書いてなんか G に似てるらしいですけど、Allora, tornando a disegnare sulla carta, ho potuto anche ritoccare finalmente la penna stilografica, che non è come una penna sfera normale, ma per disegnarci bisogna intingerla nell'inchiostro. E in un certo qual modo proprio la forma praticamente in Giappone questa viene chiamata penna a punta G, perché in un certo qual modo il disegno che sta sulla parte proprio anteriore, dove sta appunto la punta della penna, ha una fessura che richiama molto la forma della J dell'alfabeto. で私はペン先をちょっとペンチというのがこれはですね、歯科技講師時代に使ってたプライヤーっていう道具なんですけど、 Allora, questo è un attrezzo che utilizzavo quando ancora lavoravo come odontotecnico. これは G ペンはですね、これ G ペンなんですけど、これまっすぐなんですけどね。 Beh, praticamente questa parte della penna punta G, come vedete, è bella dritta. これを私はこれ歯科技講師の入れ歯の針金を曲げる道具だったんですけどね。 Questa mi serviva praticamente per abitare bene le viti degli apparecchi o comunque degli impianti che dovevo installare nella bocca delle persone. これが非常に都合が良くてこうmi era veramente di vitale importanza, era molto molto utile. 先を少し曲げてます私は。 E io per mettermi a disegnare decido sempre di storcere un pochino la punta della penna. そうすると私の場合は書きやすくなるのでPer me diventa molto più semplice disegnare così. こうやってですね、 Facendo così, クイッとdei piccoli movimenti qui e storgo la punta della penna. これ気をつけないと折れちゃうんですよ。 Però devo farci attenzione perché altrimenti rischio di romperla. まあ技法といえばそのぐらいですかね。 Per quanto riguarda la tecnica, direi che è questa la mia tecnica. Fantastico, davvero straordinario. Abbiamo visto come addirittura un attrezzo da odontotecnico possa diventare di vitale importanza per un artista del calibro di Junji Ito e inventiva per applicare proprio fuori del contesto un attrezzo tecnico ottenendo risultati incredibili. Questo è una cosa veramente ammirevole. Ma visto che proprio ha introdotto il concetto della tavola elettronica, prima di lasciarlo poi lavorare un altro po', volevo chiedere al maestro Junji Ito come cambia la professione del disegnatore grazie all'avvento delle tecnologie digitali. Allora, parlando di me, 答えられないんですけど、 non è che possa rispondere tanto. こういう墨の部分ベタ塗りっていうんですけどね、インクをベタッと塗る筆で塗るところとかですね、あと網といって Io faccio principalmente uso dell'inchiostro spalmandolo bene sulla carta e poi faccio anche uso del retino. これトーンをフィルム状になってて貼り付けて使うんですけども、 Beh, praticamente lo tolgo dalla sua matrice principale e poi lo applico sui miei disegni.
その作業がアナログでは非常に手間がかかるんですね。いちいち筆塗ったり。È un lavoro che richiede molto 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 tempo e ogni giorno mi porta veramente via tanto tempo. あとカッターでねこうやって切って貼ってこすりつけ、これね私の手製です。これバニッシャーっていう道具なんですけど、別の道具をここにくっつけてこれ切ってはバニッシュっていう効率的に私が発明しましたので。Allora io praticamente per fare un uso efficace del retino metto molta cura nel tagliarlo e nell'applicarlo poi ai miei disegni, e per farlo praticamente utilizzo lo strumento che avete visto prima. Praticamente ho scoperto da me che si può fare un uso molto efficace del retino tagliandolo con questa parte appuntita e poi praticamente spalmandolo sul disegno che sto creando con questa parte, e mi ci trovo veramente molto bene e posso dire di averlo inventato io ed è vero. で今デジタルになってしまったので Adesso ormai tutto sta diventando digitale. こうポンと押すだけでパッとベタ真っ黒になったり網が張れたりしますのでこれ必要なくなってしまいました。せっかく発明したんですけど。Con il digitale basta semplicemente con un tocco di dito o di penna premere sul punto che si desidera e tutto automaticamente diventa nero, e anche con l'effetto del retino, e lo strumento che avete visto prima diventa non più necessario. はい。なんかありましたね。他に質問。Beh, se ci sono altre domande? Beh, è una cosa molto interessante. Il digitale permette di risparmiare tantissimo tempo, facilita la vita, però alla fine magari se uno è una persona particolarmente inventiva, particolarmente geniale, alcune sue invenzioni, alcune sue scoperte tecniche finiscono per essere un po' mortificate o per diventare obsolete, ma credo che il maestro sia affezionato a questi suoi strumenti. Mentre il maestro lavora, io vorrei fare un'altra domanda al signor Cato. Io ho avuto la fortuna molto grande di poter ascoltare dei dialoghi tra il maestro Giungito e il suo editore, il signor Cato, in cui parlavano di vari argomenti, tra cui letteratura, cinema. Ha detto che è il loro modo di lavorare per stimolarsi a vicenda ed avere nuove idee. Io volevo chiedere quanto il signor Cato si può sentire arricchito da questi bellissimi colloqui che ha con il maestro. もし、今日お見えになっている方に、漫画家や漫画編集者を、目指している人がいるとすれば、漫画をいろんなものを見て、なんていうかな、漫画をどんどん好きになっていくのが当たり前なんですけども、映画や文学をたくさん自分の中に取り入れた方がいいと思うんですね。で、例えば、おととい伊藤先生と次回お願いしている短編の要は夫婦のちょっと歪んだ、愛みたいな話を打ち合わせしている時に、例えに出たのが第三のとこという、有名な映画で、それを、伊藤先生も僕も、見ていたのでいろいろ話がするんですけども、これでどっちかが見てないとまた違う例えから話を作らなければいけないので、特に名作と言われているものとかは必ずこうインプットして、
こう使えないかなっていうようなことをいつも、考えておりますし、多分漫画家の先生っていうのもいろんな映画を見た時に自分だったらこういうふうに撮るとか、そういう見方をしていると思います。はい。Io e il maestro siamo due personalità che stiamo molto a contatto l'uno con l'altro e diciamo che essendo anche persone d'arte è normale un po' che ci appassioniamo anche ad altre forme d'arte che siano diverse dal fumetto. Per esempio ieri l'altro ci siamo ritrovati a discutere di un film che avevamo visto entrambi, Il terzo uomo era intitolato, e abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontati, ci siamo scambiati le nostre impressioni, le nostre opinioni, ma soprattutto abbiamo costruito diverse ipotesi sul film, diciamo anche su come era stato fatto, su quali potevano essere le conclusioni, e è questo principalmente ciò che ci stimola a vicenda e che ci arricchisce maggiormente. Soprattutto cerchiamo di metterci nei panni del regista e di chiunque abbia contribuito alla creazione dell'opera e ci chiediamo come avremmo fatto noi stessi se fossimo stati al posto del regista o comunque dei vari membri dello staff. E questa è veramente una cosa che ci arricchisce tantissimo e che ci stimola anche sotto vari punti di vista nella nostra creatività. È molto interessante, no? Scoprire come anche gli autori straordinari come Maestro Giuncito possano veramente lavorare in maniera ancora migliore grazie allo scambio con il loro editor, discutere di varie cose, avere stimoli creativi, fare ipotesi e quindi magari avere nuove idee anche su cosa fare, come farlo, grazie al confronto. In questi giorni abbiamo avuto modo di conoscere il maestro Ito come una persona davvero cordiale, alla mano, è quasi come se fossero di famiglia. Per chi ha avuto la fortuna di assistere al panel che abbiamo fatto ieri con gli altri editori italiani delle opere di Ito Sensei, deve essere stato quasi sorprendente vedere come il maestro non si tirava indietro nel raccontare aneddoti su se stesso, sulla sua vita, sul suo amore per i gatti, su sua moglie. È un argomento che torna fuori abbastanza spesso. E anche adesso non si tira indietro nel raccontare proprio anche i suoi segreti, le sue tecniche, il suo modo di approcciarsi a questo mestiere. È veramente una persona straordinaria, secondo me. In questo momento direi che possiamo disturbarlo un'altra volta, perché insomma abbiamo dato modo di andare avanti con questo splendido disegno, vedere prendere forma è fantastico, facendo un'altra domanda. Maestro, ha qualche aneddoto spaventoso riguardo al suo mestiere? Le è mai capitato qualcosa riguardo al suo lavoro che veramente l'ha terrorizzata? Ma è da un po' di tempo che faccio le notti in bianco. E quando non riesco a prendere sonno, continuo imperterrito a disegnare. A un certo punto mi sento mancare i sensi e mi infilzo un dito.
Qui forse riuscite a vedere che sono rimaste delle tracce di inchiostro sotto pelle. E questo è l'episodio più terrificante che mi sia mai capitato. これはインクがついた状態で刺すので、入れ墨と同じことで全然消えないです。E quando mi sono praticamente infilzato il dito con la penna stilografica è come se mi fossi fatto un tatuaggio. 日本のホラー漫画の第一人者の梅津和夫先生がやっぱりこの辺りに刺した跡が今も残っているそうです。E ho saputo anche che un altro grandissimo artista di manga horror, Umezu Kazuo, ha praticamente una sottospecie di tatuaggio qui sul palmo della mano e che gli è rimasto fin dall'epoca in cui se l'è fatto. 他にも恐ろしい逸話あるかもしれないですけど、ちょっと思い出せないですけど。 Può darsi che sia capitato qualcos'altro di spaventoso, però adesso non mi viene in mente niente. Immolare il proprio corpo per l'arte, ecco un episodio che ci spiega cosa significa questa parola. Ricordo che il maestro Junji Ito lavora da solo, per quello che è costretto a fare le notti in bianco e a farsi del male pur di non addormentarsi per stare dietro le consegne. Diversamente dalla maggior parte degli autori giapponesi, lui non ha assistenti e tende a fare tutto da solo, questo dimostra ancora di più la grandezza dell'artista. Sempre in tema spavento, un'altra domanda da fare. Ora che è passato un po' di tempo in Italia, a Lucca, a Comics and Games, ci può dire cosa la terrorizza di più dell'Italia? Allora, è successo ieri l'altro. O forse ieri, non ricordo bene. この近くの肛門博物館。 Allora, siamo andati in visita al Museo della Tortura. で拷問道具をたくさん展示してありまして。 Beh, erano esposti moltissimi strumenti di tortura. で拷問されている人の絵が壁に飾ってありました。 Ed erano anche appese alla parete le immagini che spiegavano come le persone venivano torturate con quegli strumenti. で絵とその実物の拷問道具を見比べながら、ここはどこにこう刺さって、どう縛り付けてギュッと圧迫したりぐさっと刺すとか想像してとっても怖かったです。 Allora, ho fatto dei confronti tra la riproduzione dello strumento di tortura che era esposto in vetrina e la rappresentazione grafica di come veniva la tortura e mi sono immaginato appunto questi strumenti che mi entravano nel corpo, un pungiglione molto molto grosso, oppure delle spine che mi si trapiggevano nel costato o ancora qualcos'altro che mi schiacciava dalle spalle, partendo dalle spalle, e ho provato a immaginarmelo ed è stato veramente terrificante. 本物だと本物ですよね。Sono strumenti di tortura, vero? Cioè sono veramente quelli, non sono riproduzioni. Molti sono effettivamente veri. 鉄の部分が錆びてて、で木の部分がもう非常にこうゴツゴツしてて痛そうだなって思います。 Allora, ho visto che le parti in metallo erano arrugginite e che le parti in legno invece stavano iniziando un po' a, diciamo, cadere, e mi sono immaginato che deve essere stato molto doloroso per coloro che sono stati sottoposti alle torture. Questa è stata la cosa più terrificante dell'Italia. ですね、
けど、そういえばもう一つあって、abbiamo chiesto al maestro, e l'evento di domani non le fa paura? E lui ha risposto, beh sì, quella è un'altra cosa. ホラーイベントでしたっけ？ですね、アーティストが私を含めて4人集まってですね、Ci riuniremo io insieme ad altri 3 artisti. イギリスの、イラストレーターの方とか、イタリアのイラストレーターと、もう一人有名なイタリアの映画監督、その4人が集まっていろいろ、テーマを出し合って、で一つのそれぞれが作品を書くというそういうイベントなんですけど。Il 31 di dicembre ci siamo riuniti per la prima volta, io insieme ad un illustratore inglese, Dave McKean, e un regista italiano di lunga fama, Ruggero De Prato. Abbiamo praticamente scelto insieme un tema e a partire da quello ciascuno di noi ha iniziato a disegnare liberamente un'opera. でそれはフランケンシュタインっていう小説のですね、Il tema che abbiamo affrontato è stato quello del romanzo di Frankenstein. 小説が出来上がった経緯ってプロセスがそれを元にしてます。Ci siamo rifatti a come Frankenstein è stato concepito, quali sono state le fasi del concepimento del romanzo. それはフランケンシュタインの作者のメアリー・シェリーという女性とですね、L'autrice di Frankenstein, come sapete, è Mary Shelley. その夫のなんとかシェリーさんはい、そのペルシー・レシュではい、ペルシー・シェリーさんとですね、あと詩人のバイロンさんともう一人ポリドリって人だったと思うんですけど、その4人がその4人で湖のほとりの別荘でですねバカンスを楽しんでたんですけど、嵐に遭いまして、別荘から出られなくなってしまいまして、でちょっともう閉じ込められちゃって何もできないんで暇だからそれぞれが怖い話を一つ書こうというようなそういうことになりまして、でメアリー・シェリーはフランケンシュタインを書いたということらしいんですけど、いいですかPraticamente Mary Shelley insieme a suo marito, il poeta Percy Shelley, e ad altri poeti, tra cui c'era anche Byron, decisero di riunirsi, cioè di andare a fare un giro insieme e decisero di trascorrere del tempo in una villa in montagna. Tuttavia ad un certo punto vennero colti da una tempesta che li costrinse a rimanere chiusi in casa perché non potevano assolutamente uscire, e per cercare di passare il tempo in maniera costruttiva decisero di comune accordo di mettersi a discutere di horror e di tirare fuori ciascuno un'opera che avesse come tema l'horror, e Mary Shelley decise in quel frangente di mettere insieme la storia di Frankenstein. でそれをちょっと現代のこのイベントに当てはめてやったということなんですけど、L'evento a cui abbiamo partecipato è praticamente nato da questa cosa, perché come Mary Shelley e Percy Shelley decisero iniziarono a stilare l'opera riuniti in una villa, anche noi ci siamo riuniti nella stessa stanza di una villa e abbiamo iniziato a creare opere orrorifiche. でいいですかイギリスのイラストレーターも
イタリアのイラストレーターと映画監督、 L'illustratore Dave McKean e il regista Ruggero Deodato 素晴らしい才能で素晴らしい絵を描く人だということを知ってですね、penso che sappiate che sono persone dotate di grande talento e che disegnano, sono capaci di disegnare cose meravigliose. それぞれ自分の作品を発表するということですごいプレッシャーで恐ろしい、今も恐ろしいですけどDal momento che domani dovremo presentare pubblicamente le nostre opere si sente un po' di pressione e questa è la cosa che mi spaventa di più. Riuscirò ad eguagliare la lavoro degli altri maestri? Questa è una comunicazione istantanea, l'incontro si terrà domani alle ore 12 al Teatro del Giglio ed è aperto al pubblico ovviamente. Per cui vi raccomandiamo di non perdere neanche questo ennesimo capitolo di questa avventura italiana lucchese del maestro Fusito. Abbiamo sentito cose molto interessanti, questa fascinazione e terrore che ha avuto il maestro nel visitare il Museo della Tortura, così come l'impatto di questo evento con i grandi maestri che sono stati battezzati Masters of Horror, Ruggero Deodato, Alberto Dallago e Dave McKean. E chissà che da questa avventura italiana Ito non possa, chissà mai, trarre ispirazione per uno dei suoi prossimi lavori. Perché no? Potrebbe essere interessante. Beh sì, potrebbe esserci. È un manga incentrato sulla tortura. Non vediamo l'ora di leggerlo. Ho chiesto al maestro cosa lo terrorizzasse dell'Italia. Adesso invece vorrei sapere se c'è qualcosa dell'Italia che gli piacerebbe riportarsi in Giappone. Ma per esempio questo edificio questo edificio è magnifico e in generale diciamo tutti gli edifici italiani riflettono una magnificenza simile. È spazioso e vi invito veramente tanto. La palazzina in cui vivo io è un po' stretta. C'è anche il luogo in cui lavoro. Corrisponde alla mia stanza. Io praticamente lavoro sotto il mio letto a castello. E una volta che ho finito di lavorare semplicemente salgo le scale e dormo. Quando mi sveglio qualche volta è capitato che le consegne postali, cioè il campanello del postino mi svegliasse. Nella fretta sono sceso. Beh, non mi è ancora capitato di cadere, però ci ho pensato e è piuttosto pericoloso scendere di tutta fretta.
素晴らしい建物を持って帰ってですねBeh, mi piacerebbe molto poter dividere lo spazio in cui dormo dallo spazio in cui lavoro, e come spazio di lavoro mi piacerebbe tanto avere un posto del genere. その辺が素晴らしい建物素晴らしいなと思います。 È veramente un edificio meraviglioso. あと人がもう皆さんかっこいいですね。 E poi anche voi siete fantastici. 私もこういう顔になりたい。Anche a me piacerebbe avere un viso come il vostro. イタリア語もすごくね、なんていうのかな、かっこいい。すみません、ボキャブラリーが乏しくてすみませんけど。Poi, vabbè, anche l'italiano mi sembra una lingua fantastica, meravigliosa. Io so giusto 2 parole. そうですね、ミケランジェロとか、ね、昔の彫刻のね、ギリシャ彫刻みたいな、もう本当に人間の理想的な美を感じます。E quando ho visto le sculture di Michelangelo che si rifanno molto alle statue greche dell'antichità, sono riuscito a scorgere proprio la bellezza ideale dell'uomo. なんか芸術、すべてが芸術でできているというかですね、その辺が非常に持って帰りたいですね、持って帰りですね。Beh, è veramente un'arte fantastica che praticamente l'Italia è un paese che dal punto di vista artistico copre tutto, e mi piacerebbe portare in Giappone questo tutto. È un bellissimo complimento da un artista di questo calibro verso l'arte italiana. Io sto veramente gongolando di fronte a queste parole. Mi sembra di essere sollevato dal terreno di 3 centimetri per la leggerezza e per la felicità. È stato veramente meraviglioso trascorrere queste giorni col sensei, perché è una persona veramente straordinaria. Mi piacerebbe sapere anche se c'è qualche genere non horror in cui prima o poi gli piacerebbe cimentarsi. Una commedia d'amore molto dolce dai toni pacati. Però ho l'impressione che non ce la farei a disegnarla. なんか絶対怪しい事件に展開してしまい怪しい事件になってしまいます。 So già che capiterebbero degli incidenti molto sinistri e inquietanti. 梅津和夫先生のラブコメディを書いているんですよ。 Anche il maestro Uezukazu, che ho menzionato prima, disegna storie d'amore. それはその薬を飲んでロマンティックになるみたいなストーリーなんですけど。 Sono storie d'amore in cui i personaggi si innamorano prendendo delle pasticche, delle medicine. でもさすがにホラーの Però come è tipico del maestro, 第一人者だけあってですね、ラブコメを書いても怪しい事件がやっぱり起きてました。 essendo un maestro in prima linea dell'horror, anche se si cimenta con storie d'amore, alla fine finiscono per diventare delle storie horror.
in forma. Potete incontrarlo un'altra volta? Vedete? Fantastico. In questi giorni, tra l'altro, durante le study session, il maestro ha ogni giorno fatto uno schizzo diverso, uno sketch diverso, oltre, non si è limitato a mettere solo la firma. È una cosa che ci ha stupito, ci ha fatto molto piacere. Ecco, sono sicuro. Abbiamo 5 minuti ancora in compagnia del maestro e tra l'altro ho una splendida notizia per tutti i presenti in questa sala. Quando l'evento sarà concluso e il maestro sarà uscito, lascerà il foglio con il suo disegno sul tavolo e tutti voi potrete passare a vederlo dal vivo. Potevano fare un atto di beneficio. Questi manca poco alla termine dell'evento, se ci sono un paio di domande, non molte da parte del pubblico, sono comodone per prendere la visita. Grazie. Ciao, vorrei chiedere al maestro se questo personaggio che si chiama Azami Kurotani, che è il più iconico di tutta la sua opera, di tutto il suo lavoro, secondo me in generale, è quello a cui effettivamente lui è legato di più, oppure c'è qualche altro personaggio che, anche se magari viene ritratto meno spesso, è il suo preferito. Quindi mi permetto di riformulare un po' meglio. Vorrei sapere se è particolarmente legato al personaggio di Asami che stai disegnando adesso e che è considerato dalla persona che ha fatto la domanda forse il più iconico dell'opera Uzumaki, oppure se in caso c'è un personaggio a cui si sente particolarmente legato anche se appare meno o disegna meno spesso. Uzumaki è effettivamente la mia preferita. È un po' una femme fatale, una donna diabolica. I personaggi di Uzumaki sono tutte figure che hanno dei vizi o comunque dei difetti. Questi personaggi li ritengo molto affascinanti e mi piacciono molto. La protagonista è Kirie. È una persona che ha un forte senso di giustizia. Nella vita reale una persona come lei non sarebbe bello averla. Però nel mondo dei manga il suo ruolo praticamente si ribalta e invece diventa una presenza poco desiderabile, anzi fastidiosa. Invece questa scena che ritrae la piccola Asami
やっぱ渦巻きの中で一番気に入ってますね。È la mia scena, possiamo dire che è la mia scena preferita di Uzumaki. Beh sì, posso dire che si percepisce che è stata disegnata con un amore, con un trasporto notevole, questo mi pare sia fuori di dubbio. Un'altra domanda, questa volta mi allontano un po'. Volevo sapere, visto che un elemento ricorrente nelle sue opere è la spirale, se nella sua vita si è mai sentito inghiottito o consumato da una spirale. È la domanda, grazie. Sì, lo passo molto dentro. Tanto che Tommaso traduce, vi informo che questa è l'ultima domanda, dopodiché lasceremo che il maestro con calma possa terminare il disegno e l'evento si concluderà. Allora, ultimamente sto invecchiando. 巻き込まれたことちょっと思い出したら言います。 Se me lo ricordo ve lo dico. 込まれたことね、ちょっと考え込んだり Ci devo pensare. Magari glielo chiederemo con calma e poi ve lo faremo sapere per Instagram, ok? でも結構私なんていうんですかな、お人よしなんでいろいろ巻き込まれますね。 Io sono una brava persona a cui riesce molto difficile dire di no e quindi mi ritrovo spesso coinvolto in una marea di situazioni. 訪問販売で必要ないものを買っちゃったことあります。 Mi è capitato varie volte di comprare degli oggetti inutili quando mi si sono presentati alla porta di casa dei venditori porta a porta. Vi ringraziamo tantissimo per essere venuti qui, vi ringraziamo per tutto l'affetto che avete dimostrato per il maestro e niente, concludiamo questo evento con un bel applauso.
Ciao Lucca Comics, mi è piaciuto tantissimo partecipare al vostro festival, grazie mille a tutti per aver partecipato numerosi, mi sono divertito tanto e spero che anche voi abbiate passato dei bei momenti. L'Italia è un paese fantastico perché è ricco di arte e di cultura e questo è un valore che non dovete assolutamente dimenticarvi ed è una delle cose che mi sono piaciute di più di questo paese, grazie ancora.